Lecco, incastonata tra il lago di Como e le montagne, le sue montagne, dal fascino unico che si aprono a panorami mozzafiato, sui laghi e la Brianza verso sud, sulle Alpi verso nord. Montagne immense, selvagge, dure, in grado di rapire, affascinare, emozionare, regalare sogni, come succede agli arrampicatori che da oltre un secolo scelgono queste falesie per sfidare corpo e mente e per riempirsi gli occhi di un panorama unico, da assaporare da un inedito e personale punto di vista. Gli arrampicatori scelgono le montagne che racchiudono Lecco da decenni, attratti da più di 1000 itinerari tracciati fino ad oggi e distribuiti su più di 50 falesie, fasce rocciose a picco, alte e continue, immobili giganti che si riempiono di vita quando le corde, i rinvii e gli imbraghi degli arrampicatori ne colorano le pareti. Le falesie di Lecco sono molto amate dagli arrampicatori sportivi, giovani e meno giovani, esperti e non, che qui trovano il luogo perfetto dove apprezzare la bellezza della roccia, sfidare le varietà di grado delle vie, beneficiare dell'incredibile posizione dei siti. Ma le nostre falesie hanno un altro valore aggiunto, un rapporto diretto fatto di rispetto e amore tra la natura e l'uomo. Sono frutto di una scoperta, di studio, di ricerca e di lavoro continuo, perché alle falesie di Lecco c'è chi ha dedicato una vita. Mi chiamo Delfino Formenti, sono nato nel 1957 a Lecco. La prima esperienza sulla roccia l'ho fatta percorrendo la ferrata del Centenario sulla bastionata del Resegone. Già da bambino penso che ero già portato all'arrampicata. Quando si giocava a nascondino ero sempre sulle piante o sui tetti delle case. Già lì c'era già qualcosa in me che mi portava alla scalata. Le prime esperienze, a me piace molto la compagnia delle persone, no? Andare in giro. Partivo da Lecco e andavo in Valsassina al Sasso d'Introbio. E da lì, sai, giri, vai a vedere i posti nuovi che ci sono in Italia o all'estero, no? Mi ricordo che io avevo un 500, partivi, andavi a finale, però mi dicevo, cavoli, perché non c'è da fare qualcosa di nuovo nelle chiese, visto che le pareti non mancavano? Da lì allora ho cominciato a girare un po' e la prima esperienza come falesia grossa è stata a Versasio nel 1986. Poi da lì cominciavo a girare nelle chiese a vedere altri posti, perché lì più vai avanti più ti prende. Entri dentro in non so come si può dire, in un tunnel che ti trascina dentro. E il bello è quello che tu attrezzi un percorso e poi dopo ci sali sopra. E la cosa è anche che gli altri ne usufruiscono. Però la cosa che mi interessa più è la sicurezza e non lasciare niente al caso. È un rito quello lì quello di vestirsi, di preparare il materiale, che è abbastanza serio per me. Non dimenticarsi di quello che ti serve e rimanere concentrato per quello che devi fare dopo. Il chirurgo perché è quello che sistema le cose, entra nel corpo e sistema, non so, la frattura o che cosa. Io esternamente faccio saltare la lama stabile e poi pulisco, no? Parlare del lavoro di Delfino è un lavoro che è partito tantissimi anni fa, che conosco molto bene, oltretutto conosco anche molto bene Delfino. Delfino io lo conosco, si può dire, da sempre, è sempre stato un grandissimo appassionato di montagna, perché, che mi ricordo io, l'ho visto sempre in montagna.
E ero al Sasso d'Introbio con gli altri miei amici a tentare di fare qualcosa, di scalare così. Arriva un ragazzo con i capelli alle spalle, fascia nei capelli, ma la cosa più fantastica è che aveva un registratore Philips attaccato all'imbragatura. Teniamo presente che il lavoro che fa Delfino ne godiamo tutti. Dietro al lavoro di un'attrezzatura, anche solamente di un singolo tiro, ci sono tante cose. Individuare bene la linea, la pulizia della parete, che è la cosa principale, e poi dopo dove saper mettere bene le posizioni, i punti per assicurarsi, no? Per le ore che butta dentro uno che attrezza un tiro, quello che arriva non se ne rende conto. E quello che mi preme cercare di far capire a quello che arriva in Falesia a scalare, perché sennò è come un uso e consumo, uno arriva, prende, se ne va, finito il cinema. L'approccio alla Falesia è il comportamento e il rispetto per il luogo. Perché uno quando arriva deve lasciare tutto pulito come trova. A me mi capita di andare in Falesia e raccogliere la spazzatura degli altri, cosa che non è normale, dà fastidio. La prima cosa che dovrebbe fare uno che va a scalare in Falesia per preservare e conservare la durata del moschettone, quello prima di calata, dovrebbe mettere il suo moschettone e far passare la corda in tutte e due. Così il moschettone non viene consumato. Poi quando sale il secondo, stacca il moschettone che ha messo il primo e si fa calare su quello originale che è già dentro fisso, in maniera che non si consuma. E poi per la conservazione del tiro, degli appigli, sarebbe quello di spazzolare sempre le prese. L'unto, il deposito della magnesite viene elevata e si conservano di più le prese e hanno più grip. 3 settimane fa stavo pulendo la parete su all'Isola dei Gabbiani. Sono arrivati un gruppo di svizzeri che il più vecchio aveva 86 anni. A un certo punto è arrivata questa donna e mi ha offerto dei soldi. Io mi sono rifiutato, però loro hanno insistito e io gli ho chiesto come mai? Perché noi quando andiamo in una Falesia, che troviamo quello che ha lavorato e troviamo tutto in ordine, a noi lo ringraziamo in questa maniera. Questo è gratificante. Però qui non è così. Io l'ho conosciuto sia come alpinista, perché comunque lui era un alpinista di ottimo livello, e poi è diventato il Delfino, che insieme ad altri scalatori hanno iniziato a creare questo enorme patrimonio di itinerari attrezzati per l'arrampicata sportiva. Il suo lavoro, che è un lavoro duplice, perché è un lavoro di attrezzaggio delle pareti, delle falesie, un lavoro di messa in sicurezza delle falesie, è un lavoro di aiuto affinché queste falesie vengano tenute in ordine e in pulizia, quindi anche un lavoro ambientale. Continuare a sistemare, fare, disfare, cercare, non è solo chiodare, bisogna anche andare a cercare i posti adatti da chiodare e non è facile. Sfido, se non c'è un alpinista, ma non solo in zona di Lecco, Milano, circondari, ma anche da via, che non ha fatto uno dei suoi tiri. Ed effettivamente è un lavoro straimportante per la sua passione, per la città di Lecco, per l'opportunità che dà a tantissimi giovani di frequentare questo ambiente della Falesia che sta diventando davvero di gran moda. Io penso che lui abbia, tra le chiodature e le manutenzioni, abbia messo mano a più di 1000 tiri.
Definirla una passione è poco, ci vuole di più ancora. Un quarto di un patrimonio di arrampicata in un posto come Lecco, fatto da una persona singola, è un'opera assolutamente, direi, unica. Posso dire unica, diciamo così, no? Quello che posso dire, il lavoro più grosso è stata la parete Stoppani, attrezzata nel 1992. Poi dopo, più vai avanti, più ti guardi in giro e trovi altre cose. Una delle cose più belle è l'Ariosauro, con tutti i vari settori. Poi dopo è venuta dentro la discoteca che è comoda a tutti perché da un minuto alla macchina tu sei lì. Quando nel 1986 mi sono trasferito a Valmadrera, ho iniziato a frequentare la Corna Rossa e da lì ho cominciato a attrezzare altri tiri nuovi. Poi sopra c'era il Cornorat, dove c'erano già delle vie classiche e anche lì di possibilità non ne mancavano. Poi da lì è venuta la Val dell'Oro e poi anche la Torre Marina. Lecco indubbiamente sta diventando un polo arrampicatorio di primo grado. La montagna offre di tutto, dall'escursionismo all'alpinismo, e nel corso di questi ultimi anni soprattutto ha preso piede l'arrampicata in falesia. Questo grazie anche a Delfino e a Ronchi, che si sono adoperati a chiodare e continuano a chiodare, ma soprattutto mantengono il posto. Vedavamo crescere un territorio sotto questo aspetto. Questo insieme fa di Lecco una città principe per la montagna. Io quello che posso dire è che non abbiamo a che invidiare con Arco e altri posti. Abbiamo la storia dell'alpinismo e la storia dell'arrampicata sportiva. Ma io finché avrò stimoli e voglia di andare avanti ci penserò io a fare manutenzione, a curare le falese che ho attrezzato io. Poi per dire fra un 10 anni non lo so, perché non vedo un certo interesse da parte anche dagli enti o di chi viene a scalare di pensare a quello che verrà dopo, perché attualmente oggi è uso e consumo e basta. Uno viene, scala, prende e se ne va.